Ne ho sempre parlato, molte persone in questi anni lo hanno frequentato, ma a parte il primo video spot risalente di circa 4 anni fa, non ho mai spiegato come funziona il mio corso di guida. Siamo a Varano ed oggi parte la stagione di backpack racing e voglio sfruttare la prima giornata proprio per raccontarvi come funziona questo corso di guida, che corso di guida non è perché mi piace chiamarlo consulenza. Come funziona? Semplicissimo, le persone prenotano attraverso il sito internet, che da quest'anno poi c'è anche lo shop che servirà a velocizzare il tutto, ci si incontra in pista la mattina e si comincia a lavorare. Il metodo è molto semplice, a differenza del normale sistema di insegnamento con l'istruttore che gira con te con la moto o davanti o dietro, qua il sistema funziona solo con delle telecamere messe in vari punti della moto e attraverso queste si vede tutto. Chi analizza è bello fresco al box appunto perché non è impegnato a girare con la moto e può essere attento a tutti i dettagli. Ad ogni giornata backpack poi sono sempre assistito da una persona laureata in ingegneria meccanica che mi aiuta con il lavoro delle telecamere, del download dei video e per una cosa interessante che dopo vediamo. Intanto benvenuti, non so se abbiate mai fatto un corso nella vostra vita. Ok, qua funziona tutto al contrario, nel senso che non c'è un briefing iniziale, non c'è nessun tipo di spiegazione. Ovvio, se notiamo qualcosa di strano sulle moto vi verrà detto in modo che non ci siano problemi. Non c'è nessun briefing perché ci avete chiamato perché volete migliorare. Il sistema è molto semplice, vi mettiamo le telecamere, entrate, ci fate vedere quello che sapete fare, così vi vediamo senza avere un giudizio influenzato e poi cominciamo a lavorare. Essendo poi oggi la prima uscita, penso sia la prima uscita, ok? La prima uscita stagionale per tutti e siamo a Varano, non fa caldo, è il primo turno, non dovete strafare. E altra cosa molto importante, magari voi direte ma io vado meglio, in verità quando poi Ragazzi, quello che è la vostra tecnica si vede subito. Quello che poi fate la sera o ad agosto quando siete in forma è la stessa cosa che fate oggi, cioè stamattina al primo turno, semplicemente la fate più forte. Se hai tecnica si vede subito. Ora, mentre Ale accoglie i ragazzi e recupera le telecamere, ci spostiamo nel gazebo. Questa è una cosa che abbiamo implementato l'anno scorso perché negli anni ho capito che vedere i video all'interno del box è sempre molto confusionario, c'è rumore, ci sono le moto, soprattutto quando il box non è privato e spesso la troppa luce ti fa tenere sempre gli occhi così, quindi il gazebo nero permette di guardare i video nella maniera migliore possibile e soprattutto rilassati. Poi, cosa molto importante, vi accorgerete che utilizzando la tecnica di cui stiamo parlando, le regolazioni delle vostre moto non torneranno più. Non torneranno più, è per questo che molti amatori si fanno la moto per andare male. Quindi, adesso cominciamo a vedere solo con la tecnica che la moto diventa meglio, perché la sfruttiamo nella maniera corretta. Dopo cominciamo a giocare un po' con le moto. I ragazzi stanno facendo il secondo turno e stanno mettendo in pratica per la prima volta tutte le spiegazioni che abbiamo fatto sulla tecnica di guida e dopo
e dopo vediamo che cosa ci dicono. Il reale vantaggio di questa cosa è che tutto quello che imparano è farina del loro sacco, non c'è nessuno che ti tira, non c'è nessuno che ti spinge, tutto quello che impari, seppur poco, è una cosa che è tua e la saprai riportare quando andrai a girare da solo, perché magari non tutti i giorni potrai fare un corso. Allora, triangolazione sella pedane manubri, se ci pensate bene, in bici c'è la visita biomeccanica, qua invece diciamo che non c'è proprio una scienza, però ci sono delle regole che ci permettono di andare meglio. E spesso questa cosa è estremamente tralasciata. Io è tanti anni che seguo le persone in pista e vi assicuro che 9 su 10 hanno la posizione sbagliata. 9 su 10. È alta la percentuale. Quindi adesso vediamo cosa possiamo cambiare. Cosa cambia di diverso? Trovi subito la leva, gestisco anche meglio la frenata. Ok. Non mi dà più fastidio. Prima avevo allungato molto la leva perché ero sempre insicuro. E invece, perché non oltre all'altezza c'è anche il discorso della lontananza della leva del freno. Solo adesso ce l'ho proprio precisa dove fai forza, devo fare anche meno forza. Esatto, quindi basta mangiare e poi continuiamo, facciamo pedane ove necessario e continuiamo a lavorare. A few moments later. Stamattina vi avevo detto però che Alessandro, che mi sta aiutando oggi, avrebbe fatto una cosa molto interessante. Infatti, tutte le persone che partecipano a Backpack Racing vanno a casa con quella che è con quella che è una scheda tecnica che tra l'altro potete trovare in free download sul sito. Se poi volete, sapete già e avete già dimestichezza con questo tipo di cose, potete scaricarla gratuitamente. Comunque tu alla fine vai a casa con una scheda tecnica con scritto tutte le regolazioni della tua moto, quindi vai a casa che sai qual è il tuo rapporto, qual è il precarico, qual è la compressione, quali sono i click, l'interasso del forcellone, l'altezza del davanti. Ovviamente le molle ce le dovete dire voi perché non possiamo aprire le sospensioni a tutti in una giornata. E ricapitolando, abbiamo fatto le basi della tecnica di guida stamattina e abbiamo incontrato subito il primo scoglio, ovvero la posizione della moto. Adesso però mi sembra che siano tutti bene intenti a lavorare sulle pedane, quindi che silenzio nel box, ragazzi. Ad esempio, Luca, tu farai un cambio radicale sulle pedane, che cosa ti aspetti? Comodità che mi porterà poi a stare più rilassato in moto mentre guido. Guardate quella faccia, ecco, poi vediamo dopo cosa dice. Questo perché il posizionamento in sella fa il 99% del lavoro. Infatti, quando ho detto che si incontra subito il primo scoglio perché tu puoi insegnare a una persona a cercare di guidare la moto nella maniera migliore del mondo, però ci sono delle regolazioni che sulla moto ti aiutano a fare il mestiere. Infatti il miglioramento del pilota va di pari passo al miglioramento della moto. Quindi se tu hai una moto comprata usata che ha delle regolazioni fatte da non si sa chi e magari sei fuori perché hai delle cose strane sulla moto, ha voglia a spiegarti di guidare, è impossibile. Ed è per questo motivo che quando si fanno le prove delle moto stradali prese e messe in pista alla fine male non vanno perché hanno delle regolazioni che sono abbastanza standard. Invece poi quando abbiamo delle regolazioni particolari bisogna andare a correggerle. Adesso facciamo finire i ragazzi, compiliamo le schede tecniche e poi li facciamo entrare e vediamo cosa dicono.
Comunque, come avete visto prima nel casino del box, sono fra virgolette contento del fatto che i ragazzi non fossero super preparati e avessero delle moto comunque da sistemare, perché sennò proprio oggi che volevo fare il video era tutto perfetto, non c'era niente da fare. Invece, come nel 99% dei casi spesso accade, c'è parecchio da lavorare sia sulle persone proprio che sulle moto. Poi altra cosa molto importante, che come ad esempio è accaduto oggi, il livello dei partecipanti non deve necessariamente essere omogeneo, o meglio, se tu vieni a fare backpack racing e sei un quasi pilota che fa i trofei nazionali e magari hai l'amico che gira più piano, non cambia niente, perché tanto ognuno fa il proprio lavoro all'interno della pista. Vieni qua, vieni analizzato in maniera personalizzata, ti verranno dette le cose in base al tuo livello, sei tu che fai il tuo livello. Quindi se fai cose da pilota ti verranno dette cose da pilota, come ad esempio le cose con le quali lavoriamo con Mirko al mondiale. Se sei un neofita o una prima volta in pista, ne abbiamo fatte tantissime negli anni, verrai trattato come tale, sempre senza mai dimenticare che la moto è super importante. Quindi se non hai una moto a posto, cercheremo di sistemarla. Silenzio, silenzio. Allora, abbiamo fatto tutto il percorso durante la giornata, tutto bellissimo, avete visto che le cose funzionano, abbiamo giocato, anche se avete dei livelli diversi, abbiamo giocato tutti con le moto. Non c'entra se sei neofita, la moto va fatta a priori, sempre, nella maniera corretta. L'ultimo turno mi ha fatto fare un lavoro particolare su una tecnica precisa e vorrei sapere brevemente cosa cambia. Forse è una delle cose che fa cambiare di più, che ti indirizza bene nella curva, nella piega, più controllo della moto, sta più ferma la moto, molto contento. Ok, anch'io devo confermare quello che ha detto, perché comunque è molto più faticoso, perché lavora dei muscoli che prima comunque non usavi, quindi bisogna un po' impegnarsi, però quando si riesce, cioè comunque il ginocchio si apre meglio, fai la curva meglio, è più stabile la moto e tutto, ecco. È da provare, riprovare e farlo diventare una cosa in automatico. La cosa principale che ho avvertito è che ti indirizza un pochettino, quasi il ginocchio ti fa una sorta di guida su dove portare la moto, no? Perché forse magari non è una questione di pesi, non so, però mi ha dato quella sensazione lì, ok? Che come se mi guidasse, mi portasse lì. Voglio sapere da voi invece la cosa che abbiamo fatto sulla moto che più vi ha colpito. Sospensioni, posizioni, le leve, la cosa che più, rapporto, la cosa che più vi ha colpito. Quella che ho notato, cioè sono entrato e ho detto cazzo, le leve mi hanno... Leve e pedane. Sì, anche per me le leve è la prima cosa, e poi le pedane perché non avevo più dolore, poi alla fine abbiamo cambiato anche il rapporto dietro, è proprio un'altra moto. E manca un pignone. E manca un pignone. Anche per me, leve e pedane, perché e forse dovrei ancora spostare le pedane, ma sono finite, mi devo organizzare. Bene, con questo bellissimo tramonto di Varano la nostra giornata è finita. Io spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per capire come funziona backpack racing. Ovviamente non potevo spiegare tutti gli argomenti nel video perché sarebbe impossibile, ma mi premeva farvi vedere intanto come funziona, qual è il sistema e cosa più importante di tutte, vedrete questo video contestualmente all'uscita del nuovo shop sul sito di Backpack Racing, quindi per qualsiasi informazione andate al form della sezione contatti del sito che trovate con il link in descrizione. Se vorrete acquistarlo ci sarà il nuovo shop che semplificherà le cose e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!